Buongiorno carissimi e benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in Cambogia. In questo episodio vi porto con me alla scoperta di Angkor Wat. Pensate che è il complesso di templi religioso più grande di tutto il mondo. Vi spiegherò che cos'è, dove si trova, quanto costa visitarlo, quanti giorni vi consiglio di stare per visitarlo. Insomma, vi darò in questo video un sacco di informazioni pratiche. Direi come al solito di mettervi comodi, rilassatevi e godetevi questa nuova avventura. Buona visione! Dopo alcuni giorni a Phnom Penh, la capitale della Cambogia, di cui mi sono completamente innamorato, sia per le meraviglie da scoprire che, soprattutto, per l'ospitalità straordinaria dei cambogiani, mi sono spostato in pullman a Siem Reap per visitare un luogo che sognavo da anni, ovvero Angkor Wat. E iniziamo subito col dire che quello che viene comunemente chiamato Angkor è in realtà un enorme complesso di templi disseminati all'interno di un parco archeologico vasto, pensate, oltre 400 km quadrati, è una cosa gigantesca, e che dal 1992 è diventato ovviamente patrimonio dell'umanità UNESCO. Angkor fu sede delle diverse capitali dell'impero Khmer, il grande regno cambogiano che tra il IX e il XV secolo governò su gran parte dell'Indocina, comprendendo gli odierni territori di Cambogia, Thailandia, Laos e Vietnam meridionale. Ok amici, siamo riusciti anche a vedere l'alba ad Angkor Wat. Purtroppo non è stata una bellissima alba perché è abbastanza nuvoloso, non siamo riusciti a vedere il sole che sorgeva proprio dietro al tempio, però è stato comunque un momento magico condiviso con centinaia di persone, ma ce l'aspettavamo. Ovviamente questo è il posto più turistico di tutta la Cambogia e quindi aspettatevi di trovare tanta gente. Adesso la maggior parte delle persone va a visitare il tempio, ok, va a visitare Angkor Wat, ma noi ci torneremo oggi pomeriggio sperando di trovare meno persone, e adesso infatti andiamo a visitare un altro tempio. Prendiamo di nuovo lo scooter e ci spostiamo. Ormai lo sapete, se c'è una cosa che faccio prima di partire per ogni viaggio è una buona assicurazione di viaggio, e ormai da anni utilizzo Eimondo, credo che sia veramente una delle migliori assicurazioni di viaggio esistenti. Mi raccomando, secondo me l'assicurazione di viaggio è una cosa che dovete pensare di fare prima di partire per ogni viaggio, soprattutto se viaggiate fuori Europa. Vi ricordo quindi qui sotto in descrizione il link con il codice sconto del 10%, e adesso noi torniamo al video. Raga, è pazzesco pensare che siamo nel bel mezzo della giungla. Non mi aspettavo che Angkor Wat fosse così immersa totalmente nella giungla. Cioè, guardate che roba. Siem Reap, ovvero la città dove vi consiglio di soggiornare chiaramente per visitare questo enorme sito, questo enorme complesso archeologico, si trova solo a 6 km di distanza ed è comunque una bella città bella grossa. Nonostante questo, siamo nel bel mezzo della giungla. Il primo tempio che ho scelto di visitare è quello che si chiama Ta Prohm, una cosa del genere, e in pratica è un immenso complesso immerso completamente nella giungla, tra enormi alberi secolari, le cui immense radici avvolgono parte del tempio, creando un'atmosfera davvero unica e suggestiva. È davvero stupendo vedere come la natura nel corso dei secoli abbia riconquistato terreno a discapito di questi templi che per tantissimi anni sono stati abbandonati.
Questo posto è talmente grosso che probabilmente non basterebbe nemmeno una settimana per vedere tutto quanto. Infatti ci sono 3 diverse tipologie di biglietti, l'entrata singola per un giorno solo, quella per 3 giorni, quella per 7 giorni, per una settimana. Io ho scelto di visitarlo solamente in una giornata, cercando di vedere quanto più possibile. Chiaramente non riuscirò a vedere tutto quanto, e ho scelto tra l'altro di visitare questo posto in autonomia. Ho noleggiato uno scooter che mi permetterà appunto di spostarmi tra un tempio e l'altro. Se invece voi chiaramente volete fare un tour per cercare di capire meglio la storia, per conoscere quello che è stato questo posto, quello che rappresenta, eccetera eccetera, vi lascio qui sotto in descrizione una serie di link dove potete vedere le disponibilità, i prezzi e prenotare appunto queste escursioni. Che spettacolo, raga, comunque sto posto è allucinante. C'è sta civiltà dei Khmer, pazzesco, davvero. La storia di Angkor Wat poi è super particolare, perché infatti questo complesso di templi era nato inizialmente come templi induisti, poi dopo il declino di questo luogo nei secoli a venire è stato trasformato in tempio buddista. Infatti tuttora conserva questa funzione proprio come tempio buddista. Questo tempio, raga, è fighissimo perché è costituito da questi corridoi lunghissimi dove potrete sbizzarrirvi e fare un sacco di foto e video giocando con la prospettiva. Di sicuramente molto molto divertente. È uscito anche il sole, e se già prima che non c'era il sole sudavo come un disgraziato, adesso sto letteralmente grondando. Non so se si vede, ho proprio le gocce che le sento che mi scendono dalla faccia, lungo tutto il corpo, sono sudatissimo, faccio davvero schifo, fa caldissimo, c'è un'umidità pazzesca, portatevi sicuramente un sacco d'acqua. Ok raga, direi che possiamo procedere e andare al prossimo tempio, uno dei più famosi di tutta Angkor Wat. Il Bayon Temple è in assoluto uno di quei templi che non dovete assolutamente perdervi, perché è uno dei più belli e particolari di tutto il complesso di Angkor Wat. È caratterizzato da un'alta torre centrale più altre torri tutte ai lati, e la particolarità di questo tempio sta nel fatto che su tutte e 4 le facce di ogni torre c'è l'immagine, c'è la faccia proprio di un Buddha. Molto molto bello anche questo tempio, mi è piaciuto davvero tantissimo, è davvero super particolare. E adesso, come promesso, torniamo dove tutto è incominciato, ovvero ad Angkor Wat, e finalmente andiamo a visitare un po', vi porto con me alla scoperta di Angkor Wat, il tempio più famoso di questo luogo. Angkor Wat è il tempio più famoso e grande di tutto il complesso di Angkor. Questo tempio è così importante per il paese che appare persino sulla bandiera nazionale cambogiana, l'unico monumento al mondo presente su una bandiera nazionale. La cosa incredibile è che tutto questo complesso archeologico era stato quasi dimenticato, fino a quando il naturalista francese Henri Mouhot, spero di pronunciarlo correttamente, lo riscoprì nel XIX secolo e lo fece conoscere al mondo occidentale. Ok cari amici viaggiatori, siamo arrivati alla fine di questo video.
video, spero che vi sia piaciuto e che l'abbiate trovato utile. Se avete ancora dubbi, domande che volete farmi, informazioni che volete chiedermi, non esitate a scrivermi qui sotto nei commenti, io cerco sempre di rispondere a tutti quanti. Se non l'avete ancora fatto lasciatemi un bel like perché per me significa davvero tantissimo e iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, chiaramente per non perdervi tutti quanti i video che pubblicherò prossimamente. Io vi ringrazio se siete arrivati fino alla fine di questo episodio sulla Cambogia. Noi come al solito ci vediamo in una prossima avventura e come direbbe il mio papino in questi casi, arrivederci! Paolo. Raga, è pazzesco pensare che siamo proprio nel mezzo della giungla. Cioè, Siem Reap, che è la città, diciamo, dove... Paolo. È davvero stupendo. Paolo. Questo qui, raga, invece è il Ta Keo Temple. Questa clip mi serve solamente perché così almeno mi ricordo il nome del tempio, delle immagini che verranno in seguito. Metterò magari solo la scritta. Bravo Batti del passato. Aiuta il Batti del futuro a fare queste clip, a fare questo video. Nei secoli... Paolo. E la particolarità sta nel fatto che sui lati di tutte queste... E la particolarità di questo tempio sta nel fatto che ai lati... E la particolarità di questo tempio sta nel fatto che E poi terminiamo il video. Il tipo ride perché parla alla telecamera. Probabilmente mi penserà, guarda quello scemo che parla alla telecamera.